My name is Maria Angelova, and it is my pleasure to welcome today Lorenzo Tiberia, who is an Italian filmmaker and a screenwriter and director. I had the pleasure of interviewing Lorenzo previously via print, and now we get to do the live video. Welcome, Lorenzo. Benvenuto, Lorenzo. Grazie per l'intervista. Thank you for the interview. Absolutely. Lorenzo, let's start by you telling people a little bit more about who you are. What makes you excited? What brings you joy? What makes you tick? What makes you keep going every day? Ok, Lorenzo, iniziamo questa intervista parlando un po' di te, che cosa ti dà gioia, che cosa ti dà lo sprint per andare avanti, parlami un po' di te, come sei fatto. Allora, io sono una persona molto socievole e gioiosa, penso sempre in maniera positiva sia nella vita che anche nei lavori che faccio, cerco sempre di lasciare un po' di positività. Okay, I'm a very social person and very positive even. So when I work on something, I try to put my personality on that, giving even a hope for all the people, all the public that watch my work. And what inspires you behind your work? You have some topics, the past two movies that you have made are very specific social impact topics, the elderly as well as anorexia. What has brought your attention on those particular topics? Che cosa ti ha portato a parlare di questi argomenti particolari? Cioè, che cosa ti ha portato ad affrontare dei temi sociali come negli ultimi 2 lavori che hai fatto? Guarda, io quando devo affrontare un lavoro mi lascio trasportare da notizie di giornali, da racconti, insomma da più fonti. When I face a particular work, I leave myself to inspire myself by newspaper, by things that I read everywhere, or even by people. So I'm inspired by that. E quando mi è capitato un articolo che parlava di anoressia sotto gli occhi sul computer, che diceva appunto che l'anoressia è la prima causa di morte per i ragazzi dai 12 ai 25 anni, ho pensato che era importante, insomma, mettere ancora di più in luce questa tematica, perché purtroppo è una piaga sociale molto, molto brutta. And when I read an article under my eye, like it was a shock because it spoke about anorexia. So I thought that it was very important to speak about that and to face this kind of topic, because it's a very social problem right now, nowadays. What has been the feedback from people who have experienced anorexia based on seeing the movie? I saw the movie, it's an amazing movie, it's a powerful movie. Qual è stato il feedback delle persone che sono vittime di anoressia quando hanno visto questo bellissimo film? Io l'ho visto, era bellissimo. Grazie. Guarda, diciamo il riscontro più bello che ho avuto, al di là dei premi che ha ricevuto il corto, dei festival e tutto quanto, è stato proprio il fatto che molte persone che hanno sofferto di questa malattia, o che insomma conoscono persone che hanno sofferto di questa malattia, mi dicessero che appunto si sono riscontrati in quello che hanno visto e mi hanno fatto i complimenti perché vedono una luce di speranza in quello che ho visto, in quello che hanno visto, e purtroppo nei film che parlano di anoressia, quelli che ho visto io, erano tutti con un finale negativo. Io ho voluto lasciare una luce di speranza. The most important feedback of the people that were affected by anorexia was they saw themselves in this thematic that I treat. And but what I wanted to give to people is this light of hope to go out from this kind of problem. And l'altro pezzo, come hai detto, è troppo veloce. Dei film che ho visto che sono tutti con finale negativo, mentre invece io volevo lasciare una luce di speranza. Because a lot of movies that I watch are all with a bad ending, a negative ending about anorexia. So me, in my way, I want to give another kind of sensation to people. I didn't want to go in the negative side of anorexia. And Lorenzo, you have, as a creative, you have so many things you can create work about. Why did you pick to work on social topics,
social issue topics? Lorenzo, tu hai tantissime cose di cui puoi parlare, perché ti sei messo a parlare di cose sociali? Perché penso che il cinema, come insomma, tante cose artistiche, possono essere d'aiuto, perché lo vedono tante persone. E quindi credo che sia importante comunque lanciare dei messaggi positivi attraverso ciò che facciamo, visto che il nostro lavoro ci permette di essere così visibili a tante persone. I think that cinema is a big machine that can be seen by a lot of people. So I think that the impact of cinema on people, on their subconscious, is a huge input to change something. So for that reason, I began to speak about social problems and something that is very linked to our life. And speaking of social problems, your movies are definitely impactful. Do you have any other big projects that are in the work that are relevant to society today? Tu hai, siccome questo lavoro che hai fatto ha avuto un impatto sociale molto forte, tu hai altri lavori che possono avere un impatto sociale oggi? Allora, adesso ho appena finito di finire un film, che in realtà è una commedia, quindi non avrà impatto sociale, però in futuro ho delle idee su continuare anche su questo percorso e fare dei lavori con dei temi sociali. I've already finished my first movies, but is a kind of comedy, so there isn't so much a social thematic topic. But I have many ideas about social topics that I can face. Okay. Lorenzo, tell us about when things get hard, when you're not doing the mainstream type of topics, and when you bump into issues on the way, what keeps you going? Quando hai dei problemi durante la strada in questo lavoro, che cosa fai? Come fai ad andare avanti? Ma di problemi ce ne stanno sempre tanti, perché un film senza problemi penso non esiste. I face a lot of issues. That's normal because even a movie without problems doesn't exist. Bisogna trovare sempre le soluzioni, no? Un po' quando hai i piani B, no? Che magari devi fare una scena all'esterno, però all'ultimo secondo dà pioggia, quindi devi fare un cover set, no? È un po' così in tutte le situazioni, devi sempre trovare dei piani B e comunque devi essere pronto a risolvere i problemi. I I push myself to resolve the problem. For example, when on set there is a rain, and you can shoot outside, and you decide on the schedule that you need to go out. So I'm ready every time to resolve the problem that I find on my way. So this is I need to do. Questo lo chiamo il lavoro delle scelte all'ultimo secondo. It's this I call this work the job of the last choices, the last choices at the second, like that I need to change everything. Last minute choices. Mm-hmm. Yeah, last minute. Yeah. Okay. And when we spoke first, you mentioned the importance of staying authentic and staying true to yourself. Talk about that. Della cosa di essere autentico e di essere fedele a te stesso. Parlami di questo. Why is that important in your line of work? Cos'è la cosa più importante nella tua linea di lavoro? Ma io credo che un po' per tutti la cosa più importante per un regista è quello di essere riconoscibile, di avere un tratto distintivo, un qualcosa che dice questo è il film di Lorenzo. For me and for every kind of director, what is important is to find a distinctive specificity. So people can say, okay, this movie is Lorenzo's movie. E me l'hanno detto fortunatamente per i lavori che ho fatto, cioè i due corti, adesso il film ancora deve uscire, ma insomma i due corti che ho fatto mi hanno detto che sono molto riconoscibile, diciamo, la mia regia nei due corti, perché sono una persona molto sensibile e questa cosa traspare. If for every work that I did, the feedback that I had was that this short film were very specific and
reliable to my person. So this is very important for me because this is my specificity of the work. It's my brand. Okay. And Lorenzo, tell us a little bit about your self-care routine and what are the things that help you stay grounded, stay true to yourself, even when the feedback from the outside maybe is not approving or you hear criticism. What helps you stay grounded and true to yourself? What are the things that you do to take care of yourself? Lorenzo, dimmi che cosa ti fa rimanere ancorato per terra, cioè grounded per terra e che sì, nel tuo lavoro, cioè che cos'è che ti stimola a stare con i piedi per terra? Ma è un lavoro che diciamo non è un lavoro classico, nel senso che poi è un lavoro che magari fai un film e poi dopo un po' non lavori, quindi devi per forza stare con i piedi per terra, perché al momento non sono ai livelli, insomma, di registi che possono fare un film dopo l'altro, quindi è un po' un lavoro non fisso, tra virgolette, e quindi per forza di cose devi stare tranquillo. Devi avere un carattere molto paziente, ti devi concentrare sul prossimo. Il terreno fermo sotto i piedi non ce l'hai mai. Okay, I'm not the kind of director now that I have a work after another work. So sometimes it's not easy to be grounded, but what I do is to be focused on the next work, to be focused and so to keep all my strength to do the next work. So this is my. And what helps you stay strong? What type of things do you do to keep yourself strong Cosa and focused? fai per tenerti forte nel tuo lavoro, per essere focalizzato? Mi informo, I read. leggo molto, mi informo e cerco di farmi venire sempre idee che possano funzionare, faccio incontri. I read, I meet people, I write subject and new topics, and yes, this is. Okay. And who are the people who inspire you, Lorenzo? Sono le persone che ti hanno ispirato, Lorenzo. Ma io come regista di riferimento che adoro è Alfonso Cuarón. My favorite director is Alfonso Cuarón. Diciamo che io ho iniziato un po' facendo tutto, nel senso che ho iniziato facendo le web serie su YouTube e dove veramente ho imparato a fare tutto. E Cuarón è un po' una fonte di ispirazione perché è un regista che fa tutto, fa il direttore di fotografia, il montatore, l'autore, tutto, insomma. Why Cuarón? Because Cuarón is a director that he does everything, and I feel that I began with the web series, me too. So I try to do everything is possible in my job. Okay. And what do you think is the importance of addressing those social issues that you touch on for society? Cos'è che è importante per affrontare i problemi sociali per la società? È importante innanzitutto che questi problemi sociali arrivano a più persone possibili. It's important to spread all this problem between the people. Per esempio il mio corto, sono contentissimo che lo stanno facendo girare per le scuole. For example, my short film, I'm very happy because is going through a lot of schools in the school. Yes, in the school. It's going in every school in Rome and everywhere. E quindi è importante sempre che se ne parli e più persone, insomma, gli arrivino questi problemi sociali in modo tale che molte persone possono vederli e possono, diciamo, essere a conoscenza. So it's important that many people can know that there are this problem. So when people take awareness about this problem, we can do something. Yes. Have you gotten feedback of people changing things based on the work that they have, based on seeing your work? Hai avuto dei feedback sulle persone che hanno cambiato facendo magari dei tuoi lavori?
Ma che hanno cambiato, no, non ho ricevuto feedback, però mi hanno detto molti che ci sono riconosciuti e che può essere d'aiuto a tante persone, quindi questo mi ha reso comunque felice. I didn't receive many feedback about that, but I know that some people that were victim of anorexia, they saw themselves in this work, and so for me it was the most important thing that they can tell me. E anche degli psicologi che hanno visto il And corto mi hanno detto che insomma è fatto molto bene e pure loro vorrebbero farlo vedere a dei loro pazienti. as some therapists that watched my short film told me that this short film was very well done, so they wanted to to make watch this movie for the to yes to take this movie to give that to the patients. Create awareness, like you said. Yeah. What would you tell somebody who is considering going into the footsteps of a screenwriter or director and who wants to write about uncomfortable topics, not traditional topics of movies? Che cosa diresti a un regista che vorrebbe scrivere dei film tradizionali? Che cosa diresti lui? Ma io dico sempre che se hai delle idee di scriverle, di rompere le scatole ai produttori, agli agenti, comunque di muoverti, di scrivere. Io ho iniziato così col web, ho avuto delle idee, l'ho fatte, l'ho realizzate da solo con 100 euro e poi piano piano sono riuscito a fare quello che sto facendo ora, però devi sempre rompere le scatole e darti da fare, insomma. I say always the same things that if someone has some ideas, they need to make them a reality. Is meaning with a strong work, with the awareness of the thematic that they want to treat, and they need to put them in something that is more concrete. And how do they push through when it gets hard, when they're at the beginning and they're unsure and uncomfortable? Sì, in realtà se loro sono all'inizio e magari non sanno da dove iniziare, non sono a disagio. Beh, diciamo che ci sono tante scuole, ci sono tanti libri che comunque ti danno le basi e poi diciamo che adesso con i telefonini puoi iniziare a girare anche, diciamo prima era un pochino più complicato, adesso con il web e con i telefonini già puoi iniziare a metterti in luce. There are a lot of things that they can do. For example, there are a lot of school, so they can study, or maybe to read some book that speak about direction. And even now, there is the possibility to shoot something by phone, by mobile phone. And before, there wasn't this kind of possibility when I began. Yes. Lorenzo, where can people follow your work and everything that you're up to? Sorry, can you repeat, please? Yes. Where can people follow his work, like on social media, websites? What's the best way if people want to get in, follow what you're doing? Where can they find? Come possono fare a seguirti le persone, cioè attraverso i social media, attraverso qualcosa? Sì, diciamo che il social in cui sono un po' più attivo è Instagram. Instagram is the most important social that I'm more visible. That you're on. E quindi diciamo principalmente Instagram, poi ho il mio sito internet. Then there is my website. Ma diciamo la pagina Facebook, ma la uso poco. Facebook page, but I don't use so much that. Quello che uso di più è il profilo Instagram. Instagram profile is the best one. Would you want to quickly mention your YouTube? Actual? Troupe? Sì, Yes, la mia troupe è composta dal direttore di fotografia Dario Di Mella, cinematographer Dario Di Mella, compositore Re Manzovino, composer Re Manzovino, e poi vabbè le attrici Sofia Delia, Francesca Morena Mileti, Sofia Delia, Francesca Mileti, Morena Mileti, e poi la producer Maria Pia Torino, uh-huh. e
la produzione Premier Film. Production Premier Film. E, insomma, sono tanti. Valentina Savino, la scenografa. Scenografi Valentina Savino. E tanti altri, insomma. And many more. Okay, and I was asking about your YouTube channel. You have a YouTube channel that people can follow, right? Possono seguirti, giusto? Guarda, sì, ho un canale e una pagina Facebook diciamo, il gruppo dove io che ho creato per fare le webserie, che si chiama Actual. I had a YouTube page, channel that is called Actual, when I did the web series, and even on Facebook, a page on Facebook Sempre that is Actual still. Okay. Okay, thank you so much for your time. Would you like to finish with one piece of advice for our listeners? Vuoi finire con un consiglio per i nostri ascoltatori? Ma il consiglio, quello che ho detto prima, le possibilità adesso ce ne sono, perché viviamo nel mondo della tecnologia, del web, quindi lanciatevi, buttatevi, non dovete avere paura di niente. My advice is nowadays we are living in a technology world, so jump in, let's go without be afraid of nothing. I love it. Thank you so much for your time, Lorenzo, for your time with us. Appreciate it. Thank you. Grazie a te, è stato un piacere. Thank you. Can't get enough of those rebellious conversations? Do make sure you subscribe, like, and share with your friends.